Ormai mi conosci, le lunghe cotture sono sistematicamente presenti nel mio DNA a causa del mio retaggio partenopeo. Ma stavolta andrò in Piemonte per scoprire uno dei capisaldi della cucina tradizionale. Utilizzerò il famoso Barolo per preparare un secondo succulento, brasato al Barolo. Si comincia! La prima cosa da fare è occuparsi della marinatura della carne. A proposito, il taglio più indicato è il cappello del prete, che in cottura resterà tenero e succoso. Lo metto in una ciotola e poi aggiungo le verdure che ho già pulito e tagliato a tocchetti, sedano, carota e cipolla. Poi uno spicchio d'aglio che ho già mondato e adesso, per non disperdere le spezie durante la cottura, le vado a raccogliere in un sacchettino, quindi cannella, chiodi di garofano e pepe. Io sto utilizzando una garza, così sarà più facile da rimuovere. E poi rosmarino e alloro, che ho già legato insieme. E adesso non mi resta che coprire con il vero protagonista di questa ricetta, il Barolo. È importante che il vino copra completamente la carne e poi anche il resto degli ingredienti. Un foglio di pellicola trasparente e adesso può finire a marinare in frigorifero per 8-12 ore. Puoi anche portare fino a 24 ore, l'importante è non andare oltre. Ma io già me l'ero preparata ieri. Scoliamo il tutto. Tagliere sul bancone. E poi inizio ad asciugare la carne. La tampono delicatamente con della carta assorbente. Perfetto, posso spostarmi ai fornelli. Metto una bella padella sul piano, accendo e poi aggiungo olio e il burro e riscaldo per bene il fondo. Dopodiché è il turno della carne che vado a sigillare. Dovrò rosolare per qualche minuto su ogni lato. In questo modo si sigillano per bene i succhi all'interno. Per girare la carne utilizza dei cucchiai di legno, mai una forchetta, altrimenti andresti a bucare la carne facendo fuoriuscire i liquidi. Oh, finalmente la carne si è rosolata per bene, quindi posso trasferirla insieme al suo fondo in un tegame più grande per continuare la cottura. Dentro la ciccia e il fondo. Lascio riscaldare un attimo e nel frattempo posso aggiungere le verdure e gli aromi scolati. Abbasso un po' la temperatura e lascio cuocere per 10-15 minuti mescolando di tanto in tanto, così si insaporisce bene il tutto. È il momento di regolare di sale. È arrivato il momento di allungare col vino. Il liquido della marinatura dovrà arrivare fino a coprire la metà della carne. A questo punto la carne cuoce a fuoco medio per circa un'oretta, dopodiché andrà girata e proseguirà la cottura per un'altra ora. Nel caso potrei aggiungere ancora un po' di liquido di marinatura. E a questo punto copriamo con il coperchio. Sono trascorse le 2 ore e la carne è finalmente pronta. Ho già rimosso spezie e odori e a questo punto posso metterla in questa ciotola, così vado a coprirla con il coperchio e lasciarla bella tenera. E vado a frullare il fondo, così da ottenere una deliziosa crema. La crema è pronta. La utilizzerò per nappare le fette di carne non appena le avrò impiattate.
Con il brasato al Barolo non sbaglierai mai occasione per una giornata di festa, una cena importante o un regalo godereccio che vuoi concedere a te e ai tuoi cari. L'unico vero dilemma è il contorno: purè, patate arrosto o polenta? Questa ricetta ti ha messo appetito? Cucinala anche tu e poi fammi sapere soprattutto che contorno sceglierai.